Benedetto, buongiorno. Non c'è più? Non verificato. Cioè. Eccoci qua. Ho trovato Benedetto. Ciao. Ciao. L'inghippo era che non mi era arrivata via mail, ma su Calendar poi l'ho recuperato, mentre l'altra è arrivata via mail, solo questo. Magari mi è andata in spam. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Perfetto. Buongiorno, tutto bene? Tutto bene, grazie. Sì. E, no, come vi ho mandato stamattina, sono una cinquantina, diciamo, quelli iscritti. Poi in realtà alcuni risultava che fosse arrivato, magari anche lì. Comunque per sicurezza gli abbiamo rinoltrato tutti il link, quindi non dovremmo perderci nessuno, insomma. Ottimo. Perfetto. Cioè siamo collegati anche Ho rinviato anch'io il link. Bene, repetita Juvent, come si dice in questi casi. Allora, abbiamo detto, io faccio proprio un breve intro, insomma, dove faccio l'introduzione, poi passo la parola a Manuela e poi a Enrico. Io aspetterei un attimo, sono tutti collegati. No, al momento sono le 10:58. Abbiamo 6 aziende esterne collegate, per cui io aspetterei un attimo. Sì, sono le 10:58. Comunque siamo collegati anche da Riyadh, che c'è il nostro Giovanni, che Buongiorno, fa parte Giovanni. del nostro team, basato Buongiorno dal Ramadan. Buongiorno Giovanni. Ma Giovanni, però non mangi proprio niente, mangi solo alla sera? Ho i miei peccati da espiare, che ti devo dire. Ascolta, però siamo alla mattina e non sei ancora così aggressivo come nel primo pomeriggio cominci a diventare un po' più aggressivo. No, ma lui non lo fa il Ramadan, si nasconde per mangiare. Lui povero è recluso in casa perché tanto è tutto chiuso, per cui... Sì, ma qui è tutto in casa durante il giorno, poi l'esplosione avviene durante la notte, quindi diciamo che diventiamo leoni dalle 7 p.m. in poi. Si salvi chi può. Esatto. E per quello che poi sono in vacanza, perché dopo il mattino... Vabbè, a che temperatura c'è adesso? Sta salendo lentamente. Sì, adesso è bello, adesso è veramente bello, sono i mesi migliori ora, fino a maggio è bellissimo, dai 14 gradi ai 26-28, quindi temperatura ideale. Ci fosse un bel beach club anche sarebbe meglio, ma insomma ci accontentiamo. Bisogna andare a Jeddah? Sì, a Jeddah, a Jeddah sì. A Riyadh c'è qualche piscina, ma comunque sono tutte confinate negli hotel, come tu sai, quindi tutte situazioni abbastanza recluse, hotel o compound, quindi dal punto di vista sociale non la situazione migliore. A Jeddah invece sì, a Jeddah ci sono beach club come a Dubai, anzi anche più esclusivi, è molto più difficile entrare in un beach club di Jeddah che di Dubai. È paradossale, ma è così. Sì, non lo so. Qui siamo a 17 aziende, al momento aspetterei ancora qualche minuto, così magari si collega qualcun altro. Sì, aspettiamo un attimo anche perché... Magari avvertiamole, solamente apriamo l'audio solamente per avvertirle che aspettiamo i 5 minuti canonici. Ma credo che chi è collegato già ci senta, giusto? Sì. Quindi aspetterei un 5 minuti ancora per far partire. Sì, ecco, mi stava semplicemente segnalando che chi ha ricevuto il link, ok, qualcuno non l'ha ricevuto, gli abbiamo girato quello, ma poi dà il limite di 3 dispositivi, quindi uno deve riregistrarsi giustamente. Quindi vabbè, è solo una questione tecnica, magari aspettiamo qualche minuto in modo tale che... Comunque mi dicono che le persone non sentono, perché io ho collegata a Marisa e non sentono. Ok, quindi possiamo dire quello che vogliamo.
Non si sa mai, meglio di no. No, Beh, ma hanno il microfono chiuso comunque, vedo. li sentiamo tra di noi. Sì, però se ci sentono non possono parlare, ma ci sentono. No, Il penso problema- invece che gli altri che sono No, collegati non sentono. sentono. Quindi attenzione a quello sì. che diciamo, attenzione a quello che diciamo. Ah, ok, vedi. In chat leggo, leggo che sentono. Ok. Vedi. Ecco, stanno arrivando gli ultimi, quindi Sentiamo, vedi. vi darei, Quindi... scusate, darei i 3 minuti accademici, di solito il quarto d'ora, ma il quarto d'ora Sì. è eccessivo. Diamo i 3 minuti accademici, ecco, quindi chiediamo un po' di pazienza che si collegano anche, insomma, anche gli ultimi partecipanti e poi iniziamo. Anche in generale, visto che ci sentono, magari dico già una cosa che poi ribadirò, ma mi fa piacere che ci sia una platea comunque trasversale, proprio perché comunque anche l'evento e la fiera che andremo a proporre e il focus sul mercato è interessante per tante discipline e attività sportive che sono insomma anche quelle che tra l'altro noi trattiamo come gruppo, quindi avremo collegati esponenti di spicco del mondo della bici, dell'outdoor, del running, degli sport di racchetta, ecco, quindi questo è una cosa significativa, che poi ha anche la compagine anche di Assosport ben rappresentata, no? Giustamente Manuela, perché anche voi avete vari mondi al vostro interno. Corretto. E questa è una prima nota importante. Bene, bene. Poi ne approfitto, io farò veramente, ripeto, un breve intro e non presento Negger, cioè poi dite anche 2 parole voi giustamente su quello che fate. Sì, non ti preoccupare. Ecco, siccome però piacciono i numeri, io mi ero segnato qua dei numeri molto significativi che magari sono anche da aggiornare, no? 5.000 clienti, 125 fiere, no, rappresentate, quindi insomma già questo sembra significativo. 47 città, 21 paesi esteri, ma saranno magari da aggiornare, però è corretto Armando più o meno. Sì. Le fiere sono 154. Ecco, vedi, sono già da... Dovete aggiornare il sito perché io l'ho preso da lì. Sì. Sì, è un po' di anni che siamo sul mercato, diciamo. Anche con Manuela forse ci conosciamo, non diciamo da quanti, ma... Esatto. Ma sono ben dal 1970 che operiamo un po' in tutto il mondo e ci siamo specializzati, noi facciamo solo fiere all'estero, molte le rappresentiamo. Non noi dal 1970, perché sennò ci dicono che No, ci noi ci hanno plastificato. No, la nostra attività nasce nel 1970, diciamo così che... Bene, anche Assosport è dal 1958, però Assosport. Bene, 1 minuto e direi che partiamo. Infatti stanno arrivando anche gli ultimi. Perfetto, io direi che partiamo, poi qualcuno magari si collega qualche minuto dopo, se siete d'accordo. Quindi mi date il go dalla regia. Bene. Allora, innanzitutto ringrazio le aziende presenti, ringrazio Negger per aver organizzato questo webinar, e ringrazio Assosport che è qua presente e poi darò la parola a loro. Voglio rubarvi veramente poco tempo per fare questa introduzione. Ci conosciamo già, molti ci conoscono, sono Benedetto Sironi, direttore di Magnet, e siamo felici e lieti di essere partner di questo importante evento che andremo a presentare. Onegger appunto si presenteranno loro, però ho già dato qualche numero prima e a noi piace partire sempre dai numeri. È un gruppo molto molto importante che coinvolge 5.000 aziende italiane in 154 fiere in 47 città e 21 paesi esteri, quindi è un partner decisamente di rilievo anche sui mercati internazionali, ha sede a Milano e filiale a Düsseldorf, Parigi e Dubai. Qui tocco già un tema quindi che è quello dei mercati internazionali, con cui sappiamo tutte le nostre aziende italiane hanno e si confrontano sempre di più
che diventa ancora più interessante in un momento in cui, lo sappiamo, i mercati magari storici più consolidati sono appunto magari stabili o addirittura in contrazione, quindi c'è la volontà e la necessità di esplorare nuove opportunità, e questa dell'Arabia Saudita sicuramente è un'opportunità molto interessante. Parleremo poi di dati, e quindi non sarà solo un evento di presentazione della fiera e dell'evento Saudi Sport all'interno della Saudi Lifestyle Week, ma sarà anche un focus molto interessante sul mercato dell'Arabia Saudita, che come vedremo è in evoluzione e in costante crescita a doppia cifra. Ribadisco una cosa che ho già detto prima, qualcuno magari mi ha già ascoltato: ci fa piacere avere una compagine molto allargata di aziende qui presenti, rappresentanti vari settori del mondo sportivo, che sono quelle che rappresentiamo anche noi come gruppo e anche Assosport. Quindi abbiamo esponenti dell'outdoor, del running, della bici, e degli sport di racchetta, eccetera, eccetera, e anche delle presenze istituzionali importanti, tra cui il direttore del settore ciclo di ANCMA, Piero Nigrelli, e anche Gunther Hacker in rappresentanza del gruppo outdoor di Assosport. Chiudo dicendo che ecco, noi crediamo molto nelle partnership e nelle sinergie, proprio per questo abbiamo sposato l'evento e la fiera di Onegger, e sono le stesse sinergie e collaborazioni che abbiamo da tanti anni e in modo molto proficuo con Assosport. E quindi io, ecco, darei subito la parola anche prima di sentire Enrico di Onegger, che ci illustrerà sia un focus molto interessante sul mercato e sull'evento, la parola a Manuela Viele, perché anche so che Manuela hai delle cose molto interessanti da dirci sul mercato dell'Arabia Saudita, e ci sono delle evoluzioni decisamente appunto interessanti in tal senso. Quindi io vi ringrazio, magari interverrò, mi permetterò di intervenire come moderatore per stimolare così l'interazione, e vogliamo che questo webinar sia interattivo, lasceremo poi spazio alle domande, ma prima appunto do la parola a Manuela per un suo intervento. Un saluto, grazie a tutti. Grazie Benedetto. Beh, come Assosport, chiaramente la collaborazione massima con Benedetto e anche con Armando Neguer, che saluto insieme a tutto il suo team. Grazie per questa opportunità, e la trovo fantastica, nel senso che da un punto di vista di internazionalizzazione le aziende di abbigliamento, calzatura, attrezzatura sportiva che rappresenta, in termini percentuali il fatturato delle aziende italiane è superiore al 50% per quanto riguarda il processo di internazionalizzazione, e in particolare, come ben dicevi Benedetto tu, in questo momento l'Arabia Saudita è vista con un occhio di altissimo riguardo dal nostro governo. In effetti voi sapete bene che la nostra Presidente del Consiglio ha fatto già una missione a Lula e a Jeddah a gennaio, e devo dire che l'Arabia Saudita in questo momento è estremamente interessata a dei settori specifici, tra cui lo sport in maniera eccellente, anche in preparazione ai Giochi Asiatici Invernali del 2029. Però indipendentemente da questo, lo sport lo considerano un punto di riferimento focale. In effetti, Benedetto, proprio l'altro giorno, e anche Armando, ho avuto un incontro, perché Assosport è parte integrante del tavolo della diplomazia sportiva. Sappiate che sia il ministro Tajani che la Farnesina che il ministro Urso in questo momento sono altamente interessati a tutte le dinamiche dello sport, e proprio l'altro giorno hanno detto che a giugno verrà fatta una missione esplorativa a Riyadh, in cui i 4 temi fondamentali che verranno portati avanti sono il farmaceutico, sicuramente tutto quello che riguarda le infrastrutture, poi la gestione, le rinnovabili, ma lo sport come punto di riferimento. Quindi benissimo se possiamo concretamente già attivarci poi nell'ambito, insomma, di un momento fieristico come questo, e ascolteremo tutti insieme effettivamente di cosa si tratta, per facilitare le nostre aziende verso questo indirizzo. Quello che voglio dire però è che abbiamo anche l'avallo di tutto il governo per effettivamente, diciamo così, facilitare questo processo di internazionalizzazione nei confronti dell'Arabia Saudita. Abbiamo avuto un incontro anche con l'ambasciatore Carlo Baldocci, che è pronto
pronto e disponibile a supportare anche tutte le aziende. Quindi grazie, ascoltiamo con grande attenzione, vorremmo, diciamo così, essere partner di questa iniziativa con voi, ma soprattutto facilitare e agevolare le aziende verso questo mercato. Grazie. Grazie Manuela, e io passerei quindi la parola subito a Enrico Fasola e poi abbiamo anche Giovanni Franciosi collegato da Riad. Quindi Enrico, a te la parola e illustraci appunto quello che è il focus di questo webinar, anzi i due focus appunto. Grazie mille Benedetto, ringrazio anche Manuela per il giusto advice da un punto di vista istituzionale su quelle che sono le novità imminenti di quello che sono gli accordi tra il nostro governo e il governo saudita. Giusto per fare un intro, vado un po' ad approfondire quello che aveva accennato Benedetto riguardo alla nostra realtà, giusto per atterrare poi sul progetto Arabia Saudita. Honegger è un player privato italiano nell'organizzazione delle fiere, è sul mercato dell'exhibition industry da oltre 50 anni. Nasciamo come specializzati nel portare le aziende italiane dei vari settori alle fiere internazionali in giro per il mondo di riferimento. Il nostro business ha avuto un'amplificazione nel proporre lo stesso appunto modello di business che riserviamo ai clienti italiani anche ai clienti europei, avendo appunto una sede operativa a Parigi, una a Düsseldorf e una a Londra, per coprire appunto il mercato europeo nella generazione di quello che sono le migrazioni dei settori, diciamo, premianti nei mercati overseas. Mercati overseas sui quali noi da sempre siamo attivi con le fiere che rappresentiamo e che organizziamo, e questo, diciamo, ci dà una posizione privilegiata in quello che sono i movimenti sempre molto repentini e fluidi nello scacchiere di quello che sono le esigenze dei mercati esteri. Questo fa sì che, già un paio d'anni fa, in fase già di sviluppo di quello che è il progetto Vision 2030, abbiamo appunto dialogato con partner amici con cui già lavoravamo da tempo attivi su Riad, la società è Riad Exhibition Company, e con loro abbiamo compreso quelle che fossero le esigenze del paese, che doveva appunto ampliare quello che erano i nuovi settori per poter creare degli scambi internazionali tra le realtà saudite e quelle estere, per poter sedimentare sempre di più lo sviluppo di nuovi settori e variare l'economia del paese da quello che era inizialmente, diciamo, basata sul petrolio, per poter, diciamo, andare gradatamente verso quello che è uno scenario più contemporaneo e ampio, e far divenire il paese al termine del 2030 una delle 7 potenze mondiali. Diciamo che la timeline di questo mega progetto che è il Vision 2030 è rispettata pienamente, e di conseguenza noi abbiamo ufficializzato la joint venture con Riad Exhibition Company. Giusto per darvi un riferimento, Riad Exhibition Company è il primo organizzatore fieristico attivo sul territorio saudita con 40 anni di esperienza. Il 70% della società è di proprietà di un membro della famiglia reale. Dettaglio non indifferente in quest'area del mondo, perché ovviamente tutti i membri della famiglia reale, che sono tanti, sono coinvolti in tutti quelli che poi sono i ministeri che definiscono quello che poi è l'andamento dei progetti Giga e poi quelli che sono i pilastri che derivano da questi progetti Giga. Pertanto appunto tramite questo tipo di operazione noi ovviamente abbiamo avuto il patrocinio da parte del Ministero della Cultura saudita. Il Ministero della Cultura saudita, giusto per darvi un'idea di quello che è l'organigramma, è il ministero on top rispetto a quella che è la Saudi Fashion Commission, quella che è la Design Commission e quello che è il Ministero dell'Entertainment. Il Ministero dell'Entertainment è il ministero che va a definire quelli che sono i temi espositivi da importare e da creare nel paese. Quindi tramite questo, attraverso questo tavolo di conversazione privilegiata è stato richiesto come, diciamo, tra i primi temi urgenti
quello che poteva essere il tema del lifestyle che abbraccia 3 settori macro che sono il fashion, lo sport e quello che è il design. Di conseguenza noi abbiamo iniziato a dialogare con quelle che sono, diciamo, le realtà istituzionali europee per poter poi andare a definire una compagine sempre più nutrita per poter portare all'interno del paese quella che è appunto la prima manifestazione B2B internazionale legata ai temi moda, sport. Quando parliamo di sport parliamo di abbigliamento, accessorio e attrezzo, e quello che è il design. Sempre per poter finire il corollario delle parentele della famiglia reale, lo stakeholder di maggioranza di Riyadh Exhibition Company è il fratello del ministro dello sport, per cui, come dire, in Saudi abbiamo tutti i santi in paradiso che ci servono per poter benedire l'avvio di questo progetto sicuramente ambizioso, sicuramente urgente, perché come diceva Manuela, sicuramente come l'Italia si è mossa con quelli che sono i pilastri industriali, diciamo più urgenti, con cui definire degli accordi bilaterali con il paese, anche gli altri paesi internazionali si stanno muovendo e comunque per come, diciamo, è configurato l'asset mondiale adesso dei mercanti, in un posto c'è la guerra, in un altro è cambiato il governo, in quell'altro non hanno mai riabbassato le barriere all'ingresso dopo il Covid, per cui se queste aziende italiane e comunque le aziende europee devono vendere, devono sviluppare delle partnership, evidentemente l'Arabia Saudita in questo momento è il paese che ha più, come dire, apertura e disponibilità nel poter fare molto velocemente dei passi in questa direzione. Finisco l'introduzione nel dire che il gruppo Negger oggi è rappresentato nella sede di Milano dal nostro CEO Armando Negger, il nostro general manager Simona Cantoni, Tommaso Negger e Cristian Perez. Collegato da Riyadh il nostro collega Giovanni Franciosi, che appunto si è unito al nostro team in quanto Giovanni proviene da un'esperienza pluriennale nel mondo della distribuzione fashion e sportswear. È basato da oltre 3 anni sul mercato saudita e con lui abbiamo accesso anche a tutta una serie di informazioni molto, molto attuali, molto fresche, che non fanno ancora parte, se vogliamo, della storiografia che viene divulgata attraverso l'informazione pubblica. Diciamo che in questo un po' il governo saudita manca, nel senso che vengono comunicati molto spesso quelli che sono i gigaproject, però quello che poi è il landing di questi gigaproject nello sviluppo dei vari settori non è particolarmente diffuso. Questo fa sì che lo scopo anche di questi webinar che oggi facciamo con voi, ma che quotidianamente facciamo con tutti i paesi, con tutti i comparti settoriali coinvolti nella manifestazione, diventano anche un momento primario di informazione, nello spiegare effettivamente quali sono le peculiarità attuali di questo mercato, cosa sta succedendo in questo paese, quali sono appunto gli sviluppi in corso, e quindi il contributo di Giovanni ad avere, diciamo, un atterraggio distribuzione di nuovi sport è sicuramente importante, perché ci dà uno sguardo in tempo reale su quello che sta succedendo nel mercato. Io proseguirei nel condividere una presentazione che abbiamo elaborato, che adesso recupero. Quindi facciamo una breve intro. Perché stiamo parlando dell'Arabia Saudita? Allora, l'Arabia Saudita, che viene comunque inclusa in quella che è la geografia politica dei paesi del Golfo, in realtà si differenzia molto da quello che sono gli altri paesi, in qualche modo a noi più noti anche per degli scambi commerciali pregressi. Parlo degli Emirati, parlo del Qatar, parlo del Bahrain. L'Arabia Saudita di fatto è il paese più grande dell'Asia occidentale, con un'estensione geografica di 2,15 milioni di chilometri quadrati e una popolazione di 36 milioni di abitanti. Di questi 36 milioni di abitanti, più del 90% sono sauditi. Questo è un altro punto importante da considerare, perché rispetto alla compagine che costituisce la popolazione dei vicini di casa, dove sostanzialmente
il potere d'acquisto è in mano agli espatriati. In questo caso parliamo di una società molto popolata, di una società prevalentemente saudita e una società dove abbiamo diversi livelli demografici. Questo è molto importante da considerare per quella che poi è la prospettiva commerciale, per cui a differenza degli altri paesi del Golfo non è, come dire, da considerare come un puro mercato di atterraggio per il segmento alto. L'Arabia Saudita è una società stratificata, quindi con diversi poteri di spesa, diversi gusti e diverse abitudini d'acquisto, e quindi diverse opportunità per i marchi che appartengono a diversi posizionamenti. Parlo del comparto moda, ma parlo anche ovviamente del comparto sportswear e di quello design, che sono quelli racchiusi in quello che è il nostro progetto di manifestazione fieristica. Altro dato molto interessante è che diciamo, l'income medio del saudita medio è di 4.400 dollari al mese, che paragonato all'income medio comunque dei paesi europei sicuramente molto più entusiasmante. Detto questo, a prescindere da quello che poi è l'income individuale, diciamo, coperti i costi necessari, l'argent de poche nelle tasche dei sauditi per poter spendere nei beni voluttuari ha un average medio dai 15 ai 18.000 dollari per persona all'anno. Questo è un dato fondamentale da correlare a quello che è diciamo, un recente cambiamento, mentre fino a 5 anni fa l'unica forma di gratificazione personale per poter spendere questo argent de poche risiedeva in quello che erano sostanzialmente l'abbigliamento e gli accessori, motivo per cui sono già ben piazzati e stabiliti i colossi del lusso con diverse porte in tutte le città principali dell'Arabia Saudita. Vediamo che negli ultimi anni, grazie al governo illuminato del principe Bin Salman, che mira appunto a migliorare la qualità della vita del saudita in patria, sono state introdotte tutta una serie di opportunità leisure per diversificare quello che è, diciamo, la spesa e l'aspettativa di gratificazione dei residenti sauditi. Quindi dalla creazione di spot per il turismo, per tutte le destinazioni, da quelle che sono le destinazioni di mare, su tutta la costa del Mar Rosso, dove si stanno sviluppando mega hotel, mega resort, a quelli che sono gli hotspot per le discipline sportive invernali, perché l'Arabia Saudita è tanto grande, con tanti climi e tante diversità da un punto di vista geografico. Abbiamo il mare, abbiamo le città, abbiamo appunto le nuove aree diciamo verdi, e abbiamo anche la parte delle montagne. Questo da un punto di vista turistico che poi è direttamente collegato al concetto di well-being, per cui oltre alle attività sportive e ricreative da svolgere nelle destinazioni di vacanza, sicuramente anche la vita in città ha avuto delle migliorie. Ci sono dei mega project che vedono lo sviluppo di città a tema sportivo all'interno dei grandi insediamenti urbani, per poter dare l'opportunità ai sauditi di poter praticare tutte le discipline sportive outdoor indoor, per poter appunto familiarizzare con il mondo dello sport. Poi andremo a vedere con Giovanni quello che è il palinsesto attuale, sia da un punto di vista di quelli che sono i mega project che hanno un landing sullo sport, e poi quelli che sono gli eventi sportivi organizzati o ospitati. Quindi lo sport è sicuramente uno dei temi di attualità più contemporanei nel paese, anche perché parliamo di una popolazione dove il 70% di questi 36 milioni di abitanti sono under 30, quindi parliamo di una popolazione giovanissima. Il nostro target di riferimento sono la Gen Z e ovviamente i millennials. Questo va di pari passo con l'opportunità data dal fatto che il principe, che presto diventerà re, ha 40 anni, quindi c'è una prospettiva di regno molto lunga sotto la guida di una persona, e quindi non un cambio di governo, e un principe che anagraficamente è molto legato a quello che è la compagine diciamo maggioritaria di quello che è la popolazione del proprio paese, per cui ogni investimento che viene fatto in quest'area del mondo e ogni progetto che viene avviato ha sicuramente una prospettiva di lungo termine, proprio per, diciamo, questo tipo di specifiche che vi ho appena accennato.
Eccolo qua, il nostro principe. Qui sono appunto alcuni, diciamo, informazioni di grande sintesi rispetto al progetto 2030. Sostanzialmente quello che interessa a noi è che rispetto alla timeline di questo progetto, tutto quello che era previsto a oggi è stato sviluppato ed è in stato di avanzamento. Già questi gigaproject sotto l'egida del governo hanno un landing su quello che poi sono gli sviluppi diciamo, dei vari settori merceologici, tra cui anche quelli che appunto citava Manuela prima, negli interscambi internazionali. E quindi questo progetto sicuramente e l'avviamento sano, il proseguimento sano di questo progetto dà l'opportunità ovviamente a tutto l'indotto di potersi muovere con la stessa facilità e la stessa rapidità. Per darvi giusto un riferimento su quello che è il mercato della moda, che include anche lo sportswear, all'interno di questo paese, si è previsto che appunto entro la fine del 2025 raggiungerà quasi 60 miliardi di dollari. Vediamo come sono composti questa bella torta di 60 miliardi di dollari. Abbiamo un 50% composta da calzature e accessori di pelle, seguito dall'abbigliamento femminile, per poi passare al tessile, quindi l'abbigliamento maschile, l'abbigliamento bambino e il discorso dell'abbigliamento sportivo. Ovviamente in questa stima non è incluso anche l'attrezzo, però vediamo che già l'abbigliamento sportivo, che in alcuni casi rientra per quanto riguarda il discorso dell'athleisure, dello sport leisure, nelle stime dell'abbigliamento, per quanto riguarda il tecnico, è relativo a appunto questo spicchio di 1,2 miliardi. Insomma, comunque anche lo sport ovviamente fa la sua in quella che è la situazione attuale, con grandissime opportunità di sviluppo. Parliamo di una superficie totale occupata dal sistema distributivo pari a 962.000 metri quadri. Io passerei la parola a Giovanni, il nostro uomo al fronte a Riyadh, che appunto ci darà un overview su quelli che sono i gigaproject legati al mondo dello sport e dell'entertainment e a quelli che sono i principali eventi sportivi ospitati dal paese, per creare giustamente un contesto che va poi a spiegare e a motivare quella che è la fotografia di quello che è, diciamo, l'attuale mercato per i player del mondo dell'abbigliamento, dell'attrezzo e dell'accessorio sportivo, verificando quelli che sono i player locali e quella che è l'opportunità, diciamo, di ingresso per i player internazionali. Prego Giovanni, a te la parola. Grazie Enrico. Grazie Enrico, buongiorno a tutti gli intervenuti. Proseguo la presentazione dalla chart 5, quindi con i Giga Projects in Arabia Saudita e con nello specifico Sport Boulevard. Sport Boulevard è il primo, diciamo, il primo insediamento sportivo creatosi nella città di Riyadh e che è già parzialmente attivo e che vedrà le successive fasi di completamento in linea con la Vision 2030. Sostanzialmente comprende diverse location in ambito sportivo, che sono quelle citate nella chart, tra le quali poi anche la Kingdom Arena, che è il luogo dove attualmente si svolgono le più importanti manifestazioni che andremo poi a vedere nelle chart successive, e anche il Kingdom Stadium, che è uno degli stadi di football attualmente il più capiente, visto che il King Fahd Stadium è in via di ristrutturazione e sarà quello da 80.000 persone pronto per la World Cup del 2034, in quanto come è noto la FIFA World Cup 2034 è stata ufficialmente assegnata all'Arabia Saudita in linea appunto con quello che è la strategia sportiva di forte investimento sullo sport già menzionata precedentemente
che è stata implementata dal Regno. Nella chart 6 andiamo a vedere Qiddiya, che indubbiamente, oltre che essere uno dei giga projects più diciamo entusiasmanti della città di Riyadh, perché poi gran parte degli sforzi produttivi e infrastrutturali dell'Arabia Saudita è e sarà concentrato nella capitale Riyadh da qui al 2030. Qiddiya è sicuramente uno di quelli più importanti, al pari con Diriyah Gate e con Diriyah Gate. Qiddiya è proprio destinata a diventare la capitale dell'intrattenimento, dello sport e della cultura, una vera e propria città nella città dedicata allo sportswear, al leisurewear, in linea con quelle che sono le tendenze del wellness e del well-being che vengono introdotte in maniera prepotente in Arabia Saudita ora, laddove soprattutto sta nascendo una forte middle class data dalla demografia della popolazione, che comunque consente ad una middle class, ora quindi a aspirational clients, di avvicinarsi a quelle che sono le tematiche di consumo in genere e sportive in questo caso, nel caso che stiamo trattando, e soprattutto anche rivolto ad una Generation Z, alla generation dei millennial, che compone gran parte della demografia del Regno, in quanto il 70% della popolazione, dalle recenti stime, 70% della popolazione saudita è sotto i 30 anni, per cui demografia straordinaria che si avvicina alle nuove tendenze dello sport e del well-being. Come Italia. Come in quindi Italia. Sì, on reverse. On reverse. Esattamente. Scusa Giovanni, intervengo solo a dire, anche siccome ce lo chiedono già, questa presentazione sarà messa a disposizione di tutti i partecipanti. Tra l'altro io l'ho studiata sì. E ci sono anche dei link molto interessanti dove poi si potrà andare a esplorare, a esplodere questi gigaproject, e io li ho guardati e sono veramente impressionanti. Ecco, quindi esattamente, vale la pena. Ti ringrazio Benedetto per averlo menzionato, perché vale davvero la pena, al di là della presentazione che andiamo a creare oggi, però vale la pena prendersi del tempo e approfondire tramite i link quelli che sono i progetti, perché davvero si rimane estasiati nei confronti di quello che sta succedendo, e come già sottolineava Enrico, le informazioni che arrivano diciamo in Europa sono spesso frammentarie, irregolari, quando anche diciamo tendenziose in qualche caso, perché in realtà succede veramente molto di più. Essendo qua sul campo si ha una percezione nettamente differente rispetto a quella che viene amplificata o che viene resa appunto dai media statunitensi o occidentali, europei in genere. Quindi vale veramente la pena farsi uno studio personale approfondito sui vari progetti tramite link, perché lì si capisce veramente quello che di rivoluzionario e di assolutamente epocale sta accadendo in questi anni e accadrà da qui al 2030, in linea con la Vision 2030 nel Regno. Per cui proseguirei con la chart 7, che riguarda i NEOM Beach Games. Ecco, questo mi consente intanto di dire due parole su NEOM, perché è proprio uno dei casus belli a cui mi riferivo, nel senso che poi le notizie che arrivano su NEOM sono spesso, come dire, fuorvianti, perché come è stato in realtà sottolineato anche nella riunione del PIF di febbraio alla quale io ho partecipato, il PIF è il Public Investment Fund, quindi comunque la cassaforte del Regno che è artefice finanziariamente e strategicamente di tutti i grandi progetti di cui stiamo parlando. Ovviamente NEOM è la pietra miliare di Vision 2030, quindi la città, la regione che sta nascendo nella parte nord-ovest dell'Arabia Saudita, diciamo sotto il triangolo Israele, Egitto, Mar Rosso. Ecco,
e si estrinseca nelle sue propagini, che sono sostanzialmente Hexagon come centro logistico, The Line, la città verticale, della quale avrete sicuramente visto e sentito molto, quindi la città verticale che si estende per 150 chilometri, quindi strutturata in maniera verticale, con tutti i servizi completamente senza auto, quindi tutti i servizi di trasporto e tutto a disposizione nell'ambito di 300 metri, quindi assolutamente un concetto residential rivoluzionario. E Trojena, che è la località, invece la località sciistica, quindi la località invernale, dove si svolgono sport invernali. Ecco, paradossalmente qualcuno rimane stupito, ma in realtà, come certamente a voi è noto, in Arabia Saudita esiste una stagione invernale, perlomeno in certe parti e Trojena sarà proprio il primo tassello di NEOM nel 2029 a essere pronto ad ospitare i giochi asiatici, i giochi invernali asiatici appunto nel 2029. Venendo al NEOM Beach Games descritto in chart, è in realtà diciamo l'attività che già è presente dal 2024, quindi proprio recentemente, dagli scorsi mesi, ed è un evento che ospita competizioni internazionali come la Super League Triathlon, il Soccer Beach Cup, FIBA 3x3 Challenger, Titan Desert Saudi, e ospita, come menzionato, oltre 800 atleti da tutto il mondo. Quindi è già una primordiale attività presente a NEOM, che è ancora un'attività, ovviamente un developing work in progress, perché attende, come già detto, il suo completamento per il 29-30. Proseguendo con la chart 8, comincia una descrizione degli eventi sportivi internazionali. Il calcio, ovviamente, è noto a tutti come il football sia lo sport per eccellenza più seguito qua in Arabia Saudita. Sono letteralmente scatenati per il calcio. Io ho ancora negli occhi la maratona e il carosello di auto a Riyadh, quando durante la World Cup 2022 Qatar, quando la nazionale saudita sconfisse l'Argentina nella prima giornata, Argentina che poi sarebbe diventata campione del mondo, e veramente Riyadh era piena di caroselli di auto, e l'Arabia Saudita, e i sauditi sono veramente appassionati di calcio a livello internazionale, sanno tutto della Premier League, della Lega italiana, della Liga spagnola, e proprio la Super Cup italiana e spagnola sono state ospitate, come a voi è noto, a gennaio, la Italian Super Cup a Riyadh e la Spanish Super Cup a Jeddah. Quindi tutto questo ovviamente sfocerà, come già menzionato, nella FIFA World Cup 2034, per la quale stanno nascendo degli stadi. Anche qui veramente vi invito ad andarvi a vedere i rendering degli stadi che saranno costruiti da qui al 2034, solamente 8 nella città di Riyadh, ma 3 a Jeddah, uno proprio sulla The Line di NEOM che descrivevo poc'anzi, sulla The Line di NEOM, Dammam, lo stadio dell'Aramco, quindi della società petrolifera a Khobar. Insomma, vi invito, perché ci sono dei rendering che sono veramente fantastici già da osservare. La Saudi Pro League è il campionato di calcio saudita, il ricchissimo, come sapete, sicuramente noto dalle acquisizioni ultramilionarie di campioni anche dalla Lega italiana, spagnola ed europea in genere. La Saudi Pro League vanta 4 principali diciamo squadre, team, che sono l'Al Hilal e l'Al Nasser di Riyadh, e l'Al Ittihad e l'Al Ahly di Jeddah,
che di solito si contendono sempre la Championship, sono le 4 squadre principali e sono tutte di proprietà e quindi supportate dal PIF, dal Public Investment Fund. La Saudi Cup, che è un altro major event e grande competizione ippica internazionale, organizzata dal Ministero della Cultura già dal 2020. Proprio lo scorso mese si è svolta la recente edizione, perché si svolge nel mese di febbraio e il montepremi, ai noi, è di $20 milioni, quindi insomma anche questo dà l'idea di quello che è il range e comunque il posizionamento di questi major eventi sportivi in Saudi, perché supera di gran lunga quelli di Dubai e quelli della Florida, che erano già floridi, mi si passi il gioco di parole dal punto di vista finanziario. Ecco, passiamo poi al Six King Slam, che invece di recente acquisizione da parte del Ministero dello Sport saudita, ed è un torneo di tennis che si svolge durante la Riyadh Season, e quindi si è svolto nello scorso mese di novembre. Non fa parte del circuito ATP, perché ovviamente non ancora troppo giovane per esserlo, e però nonostante questo attira comunque, come dice il titolo stesso, i 6 migliori giocatori di tennis, vedete nella foto il nostro Yannick Sinner, che ha vinto il primo trofeo dello scorso novembre, e anche qui evidentemente si parla di compensi e di prize di tutto riguardo, insomma $1,5 milioni per i partecipanti, e poi si arriva ai 6 milioni per il vincitore. La Formula 1 e la Formula E, che sono parte anche questi della Riyadh Season. La Formula 1 esiste a Jeddah ed è parte del calendario già dal 2021 nel suggestivo Jeddah Corniche Circuit. È un circuito cittadino che è strutturato proprio sulle strade della promenade della Corniche di Jeddah, quindi con la suggestione del Mar Rosso, e davvero suggestivo. Io ho avuto la fortuna di partecipare come spettatore ed è davvero un grande evento, anche se sarà poi spostato in realtà a Qiddiya proprio dai prossimi anni, quando Qiddiya sarà pronto il nuovo circuito. Per il momento si svolge a Jeddah. Viceversa, a Riyadh abbiamo la Formula E, quindi il campionato per le monoposto elettriche, che si svolge a Diriyah. Anche questo è un circuito cittadino, anche in questo caso parliamo di un circuito cittadino, nella suggestione di Diriyah, che è il centro diciamo, centro patrimonio UNESCO, il luogo di maggiore suggestione storica della città di Riyadh, ed è il luogo dove è stata posta la prima pietra dell'Arabia Saudita, tra l'altro, perché proprio la nascita il palazzo della famiglia Al Saud nel 1727, da dove poi è nata la moderna Arabia Saudita, e quindi uno dei luoghi, se non il luogo di maggiore suggestione della città di Riyadh. Proseguiamo nella chart 12 con la box, che entra ad essere uno degli sport seguiti in Arabia Saudita. Non è più diciamo oggetto di ostracismo, perché poi diciamo che conoscete sicuramente diciamo l'ortodossia dell'Islam saudita, quindi alcune pratiche erano considerate fino a poco tempo fa assolutamente haram, come citato nella chart, quindi comunque è peccato, quindi comunque illegale. In realtà ora la box è ultra seguita, e alla Kingdom Arena, che ho citato precedentemente, allo Sport Boulevard,
ci sono state nella scorsa Riyadh Season 2 eventi maggiori dei pesi piuma e dei pesi piuma ultraleggeri, quindi combattimenti tra Tyson Fury e Alexander Usyk e tra Artur Beterbiev e Dmitry Bivol, che sono stati seguitissimi e ultra sold out. Quindi annoveriamo sicuramente anche la box come tra gli sport inseriti tra i più seguiti attualmente in Arabia Saudita. Le proiezioni di mercato, come già accennato, sono assolutamente importanti e ragguardevoli. Il tasso di crescita qui citato è del 7%, ma è un tasso che sicuramente è passibile di scatto verso l'alto, perché si fa riferimento al 2025, ma ovviamente parlando della seconda fase della Vision 2030, che è quella a tutti gli effetti di implementazione, e quella in cui ci sarà diciamo la corsa verso l'alto in base a tutti i development che saranno creati. Questo tasso raggiungerà sicuramente, io penso tranquillamente, la doppia cifra. Vedete le categorie principali, come già accennato da Enrico precedentemente: l'abbigliamento, calzature e accessori sportivi, i canali di distribuzione che sono assolutamente ormai in linea con quelli di tutti i mercati più maturi a livello mondiale. I marchi principali non c'è nemmeno bisogno di citarli, perché ormai sono tutti presenti, ma aggiungo anche non solo presenti in maniera quantitativa, ma anche in maniera qualitativa, perché comunque soprattutto in certi mall più selettivi, diciamo che quello che osservo è proprio una qualità di prodotto che è ormai comparabile a quella di qualità di prodotto in termini anche di limited edition, se parliamo di colossi come Nike o Adidas, in termini di limited edition proprio ormai paragonabili a quelle che si possono trovare sugli scaffali di Londra, Milano, Tokyo o New York. Ecco, sul trend di mercato abbiamo già citato, ma vale la pena ripetere, che la demografia dell'Arabia Saudita è straordinaria da questo punto di vista, per due fattori fondamentali, che sono da un lato l'esistenza di una classe media che, diversamente dagli altri paesi del Golfo, dove c'è una forbice invece molto più ampia tra diciamo gli HNWI e la popolazione più diciamo meno abbiente, in questo caso in Arabia Saudita invece abbiamo una classe media che si sta affacciando in maniera prepotente verso i consumi, e di conseguenza sappiamo come i marchi sportswear, o comunque il mercato dello sportswear, attinge molto a quello che è una classe media o di aspirational clients, o comunque di marchi che hanno un ricambio di prodotto molto più alto rispetto ai marchi del lusso presso il consumatore. E quindi questo è un dato che fa sì che ci sia una potenzialità e opportunità fantastiche. E l'altro dato che abbiamo già sottolineato è quello dei millennials e della Generation Z. Quindi con un 70% under 30, direi che questo la dice già lunga, insomma, sull'opportunità del trend di mercato verso questo paese. Chart 15, ecco, siamo sui player sauditi nel settore sportswear, e qui è importante sottolineare come lo sforzo del Regno Saudita è quello di, come già ampiamente sottolineato, di intervenire pesantemente a livello finanziario e a livello strategico sui vari settori. E parlando dello sportswear, il PIF è intervenuto pesantemente creando e fondando un marchio che potesse essere diciamo sulla stessa soglia dei competitor a livello mondiale, seguendo i trend del leisurewear e dell'athleisurewear, quindi dei vari Halo Yoga, dei vari Vuori, dei vari Sporty and Rich e di quelli che sono i riferimenti del mercato.
allora non hanno perso tempo e hanno creato un marchio che si chiama Kayani, che è quello che vedete raffigurato nel suo flagship store del Diplomatic Quarter, che è proprio il marchio saudita al 100% di riferimento per il leisure wear, che quindi sarà diciamo l'apripista per tutti gli altri brand emergenti che stanno già diciamo aggredendo il mercato, come quelli che vedete citati, Hadid, Number 8, Adanola, e quindi ecco, c'è una scia che sta proseguendo quello che è già un forte inserimento sul mercato creato da Kayani, che avrà un secondo flagship store, anzi ce l'ha già perché è appena inaugurato nel Solitaire Mall, che è il mall di lusso nato 3 settimane fa, proprio di recente inaugurazione, che è il mall di lusso di Riyadh, nato come contraltare del Dubai Mall, con le stesse caratteristiche, Fashion Avenue, Hard Luxury, quindi con le stesse caratteristiche di lusso e di alto livello. Ah, ecco, la chart ha anticipato la mia presentazione perché appunto va proprio a sottolineare il Solitaire Mall. Ecco, non so Enrico se devo proseguire oppure se per il momento ci fermiamo qua o se proseguo anche con l'illustrazione dei mall. Dimmi tu, dammi una conferma su questo. Di proseguire fino alla Okay. delle prossime 2 chart, che sono gli altri 2 mall che abbiamo estrapolato Perfetto. la presentazione, proprio perché sono i mall in cui c'è una presenza importante nell'ambito sportswear. Assolutamente. Infatti sì, sono mall che hanno una presenza fondamentale di sportswear e sono quelli a cui facevo riferimento precedentemente come qualità di offerta dei marchi sportswear e anche proprio di limited edition che si legano ai vari colossi sportswear. Quindi il Solitaire Mall è l'ultima novità diciamo di questo panorama dei mall che è veramente che si aggiorna in maniera veloce e repentina, perché solamente 2 anni fa è stato inaugurato il Via Riyadh, che era il mall diciamo di lusso della zona del Diplomatic Quarter, e 3 settimane fa è stato inaugurato il Solitaire Mall, che come già anticipavo è ispirato al Dubai Mall, in quanto comprende una Fashion Avenue con tutti i grandi colossi del lusso, quindi i brand di LVMH, di Kering, di Richemont, per proseguire con Hermès, con Chanel e con Tiffany. Dall'altro lato i marchi di hard luxury, quindi da Panerai a IWC, Audemars Piguet e via di seguito. E una selezione importante di marchi sportswear, quindi con marchi che vanno da Nike, Adidas a Foot Locker, a Skechers, quindi tutti diciamo i format importanti, Sun & Sand Sport, per continuare con Lululemon, e che poi sono gli stessi comunque riferimenti che troviamo anche alla Riyadh Park Mall, che è nella chart 17, che è l'altro diciamo mall di Riyadh, che soprattutto nella sua parte superiore al secondo piano comprende una selezione importante dei department store, da Skechers, come già citato, a Sun & Sand, a JD, a Foot Locker, per proseguire con Nike, Adidas, Puma, New Balance, eccetera. Giovanni, scusami, intervengo velocissimamente per chiederti, al di là di tutto il discorso dei flagship store, ma che spazio c'è, che evoluzione c'è sul multibrand? Perché chiaramente molte delle aziende collegate lavorano più che altro sul discorso multibrand, poi chiaramente hanno anche dei progetti di flagship, ma chiaramente non stiamo parlando di magari colossi come quelli che tu hai citato. Quindi ecco, questo penso sia un punto interessante, spenderci un minuto su questo, ecco, se ci puoi dire la tua. Sì, direi che da questo punto, sì, ti ringrazio per la questione, che è importante.
direi che da questo punto di vista l'aggancio e comunque il link favorevole è sicuramente quello di entrare in contatto, comunque quelli che possono essere i land favorevoli sono i format menzionati, quindi i vari sketchers, i vari Sun and Sand Sport, i vari JD e tutti quelli che possono essere i multibrand che evidentemente possono fare parte di una storia o di una strategia ai quali ci si può fare riferimento. Aldegaiter Center, che è la chart la chart 18, ci offre un conforto in questo senso, perché è uno stretch della parte di Thalia Street, che è la avenue diciamo outdoor, quindi fuori dai mall e fuori dai flagship, che comprende proprio multibrand di questo spirito e di questa filosofia, in quanto uno via l'altro su questo stretch di strada comprende multibrand che sono come Anta, per esempio il cinese Anta, i vari Skechers, i vari Dropkick, quindi tutti i format che comprendono al loro interno brand sportivi in base alle differenti categorie e alle varie filosofie di prodotto. Grazie. E poi, se non sbaglio, anche tutta la parte online di e-commerce che è comunque sviluppata, quindi anche da quel punto di vista ci può essere una prospettiva. Certo. Bene. Prima di addentrarci sul discorso, diciamo, degli argomenti più inerenti al progetto Fiera, Benedetto, se avevi la volontà di fare intervenire per dare degli spaccati su quello che sono proprio delle verticalizzazioni settoriali che potevamo condividere con la nostra platea, forse questo è il momento più adeguato. Sì, allora c'era un aspetto, per esempio, legato al discorso delle strutture padel. Qui abbiamo collegato anche appunto degli operatori di sport di racchetta, però allora, siccome siamo andati un filino già lunghi, ma perché le cose sono veramente interessanti, potremmo stare qua 2 ore e mezza, ma chiaramente vogliamo tenerlo in massimo, appunto, e lasciare spazio anche alle domande. Quindi allora io farei così, Enrico: vai tu sulla presentazione del format della fiera, dell'evento, che è il secondo focus importante, e poi diamo la possibilità di intervenire magari a spazio alle domande, e so che anche Giovanni è un super esperto per quanto riguarda questioni tasse, importazioni, quindi se ci sono questo tipo di curiosità, di domande, poi ecco. Quindi io ti direi andiamo dritti sul discorso fiera. Ecco, grazie. Grazie Benedetto. Allora, per tornare appunto, diciamo, filtriamo tutte le informazioni che abbiamo condiviso fino adesso per poter poi comprendere l'effettiva necessità di andare, come dicevo, a creare un nuovo contenitore B2B legato al mondo del lifestyle, che appunto raggrupperà sotto un unico tetto 3 settori, di cui appunto lo sport ha sicuramente la sua importanza, abbinato per motivi, diciamo, differenti alle stesse urgenze che sono legate al mondo del fashion e al mondo del design. Come abbiamo visto, diciamo, c'è un contesto importante per lo sport, ce ne sono altrettanti molto contemporanei per la moda e per il design. Sono comunque dei settori che hanno delle correlazioni, perché considerando anche la compagine dei quelli che sono i visitatori prospect che noi andremo a invitare a partecipare alla fiera, non parliamo solo esclusivamente dei buyer, ma parliamo anche di distributori e parliamo anche di investitori. In questa parte del mondo ci sono ovviamente delle figure specializzate per le singole unità di business, che esse siano retail per i monobrand o wholesale per il discorso dei multibrand. Però diciamo fanno sempre parte di quelli che possono essere gli importanti capofila che decidono come investire e in quale area, diciamo, di business legata alla distribuzione andare a diversificare. Questi 3 settori sono molto complementari
tenendo conto quello che poi sono gli interlocutori a cui noi ci rivolgeremo. Allora, sicuramente l'Arabia Saudita, come dicevamo, è il bacino d'utenza più nuovo e più grande nei paesi del Golfo, ma la nostra acquisizione in termini di visitatori riguarderà tutto il GCC, quindi tutti i paesi del Golfo. Noi, giusto per darvi un'idea, faremo un'acquisizione con appunto i nostri partner di Riyadh su tutto quello che è il mondo dei prospect da invitare in qualità di visitatori come sauditi provenienti anche dal Qatar, dagli Emirati e dal Bahrain. Avremo un'agenzia di comunicazione che andrà a sviluppare un piano di comunicazione integrato che andrà, diciamo, a lavorare sui tre macropilastri che sono l'aspetto redazionale sulle testate stampate e digitali, quello che sarà poi tutto il discorso del media buying e quello che poi sarà tutto il social media engagement con le figure di riferimento da attivare come moltiplicatori. La nostra agenzia di riferimento in questo caso è Niche Arabia. Niche Arabia è l'agenzia di comunicazione più importante sul territorio ed è quella che si occupa di tutta la comunicazione e le sponsorizzazioni della Saudi Cup, che è uno degli eventi sportivi che abbiamo appunto visto prima nella presentazione di Giovanni. Quindi sicuramente noi godiamo del vantaggio di essere, diciamo, la prima manifestazione B2B che riguarda questi settori e che ha, diciamo, un'offerta internazionale. Questo crea sicuramente molto interesse su quello che sono gli stakeholder di riferimento locali. Quindi il format della manifestazione è proprio quello, cioè abbinare a quello che possono essere dei player locali. Giovanni prima faceva l'esempio, ci sono anche degli esempi virtuosi di player locali nel mondo dello sportswear, altrettanti ce ne sono forse più sviluppati nel mondo della moda e qualcosa anche nel design, per cui l'obiettivo è quello di creare una piattaforma circolare di scambio, perché non vediamo l'Arabia Saudita esclusivamente come un mercato di atterraggio dove andare puramente a vendere. Per tutti quelli che sono, diciamo, i macro meccanismi in atto, compresi anche quelli che citava Manuela Viel prima, si creano delle operazioni comunque di scambio circolari con quelli che sono gli interlocutori, per cui possiamo parlare di opportunità di cross branding. Ci sono già attraverso nel mondo dello sport delle operazioni di cross branding tra brand sauditi e i brand globali. Parliamo anche di operazioni di white labeling, parliamo di operazioni di investimento, quindi è una fiera che sicuramente porta il format delle fiere tradizionali europee come piattaforma B2B, ma con un respiro un po' più ampio, considerando comunque che gli stakeholder locali possono avere degli interessi che non è solo esclusivamente legato al fattore distributivo. Scusa, a conferma di questo, Enrico, sottolineo, magari non tutti lo sanno, ma sicuramente Piero Nigrelli e gli operatori del mondo bike lo sanno, che il Giro d'Italia quest'anno avrà come main sponsor un fondo saudita che ha fatto un investimento molto importante. Ecco, quindi a conferma di quello che dici, cioè, e questo è solo uno degli esempi di realtà saudite che investono nello sport e investono magari anche in operazioni che non sono per forza legate al mercato domestico, per quanto importante. Sì, come anche la Jayco, come anche Benedetto, la Jayco Alula, il team femminile e maschile, quindi ci sono già degli inserimenti in questo senso. Il PIF si sta fortemente attivando su queste basi per proprio fare delle acquisizioni a livello dei tour importanti, cioè Giro d'Italia, Tour de France, stiamo parlando proprio dell'eccellenza, quindi certo. È giustissima la tua sottolineatura, Benedetto. Grazie Enrico. Ne parlavamo proprio di questa cosa settimana scorsa, abbiamo fatto una bella chiacchierata con Matteo Cassina di Ruler e quindi proprio era emerso questa informazione al nostro tavolo. Quindi questo appunto conferma la necessità di andare a creare un punto d'incontro che non è solo esclusivamente legato a quelle che sono le dinamiche domanda-offerta delle fiere dello sportswear a cui siamo abituati a partecipare in Europa, ma sicuramente ci può essere quel quid in più
legato al fatto che insomma tutto è nuovo, tutto c'è grande interesse, un interesse circolare che crea anche ovviamente tutto il relativo indotto, per cui esserci, diciamo, in questo mercato, parlo dal punto di vista del brand, quindi del produttore europeo che fa abbigliamento, accessorio e attrezzo sportivo, arrivare in questo momento in questo mercato sicuramente dà un vantaggio di premium price che in altri paesi del mondo sono, diciamo, delle opportunità esaurite. Questo è il classico mercato dove si dice first come, first served. E infatti, diciamo, chi aveva la struttura per potersi muovere, parliamo dei marchi globali dello sportswear, già è entrato e in ogni shopping mall ha un suo monomarca ed è pure inserito nei multibrand. Questo perché, tornando al discorso iniziale della società multistratificata, mentre noi siamo abituati in Europa ad avere le vie dello shopping, per cui ogni via ha una sua connotazione, per quanto riguarda la scelta dei marchi che possono avere una vetrina in Corso Buenos Aires, che non sono certo quelli che sono in Brera o quelli che sono in Via della Spiga, i cluster, diciamo, come comune denominatore nelle principali città dell'Arabia Saudita sono gli shopping mall. Gli shopping mall, diciamo, fanno da collettore con un indirizzo specifico su una determinata fascia grafica, una fascia con un certo tipo di gusto, con un certo potere di spesa. Quindi vediamo che i player globali dello sportswear che sono già presenti sul territorio hanno una porta in ognuno di loro, perché comunque un marchio come Adidas è trasversale, ovviamente, su tutte quelle che possono essere il potere d'acquisto delle varie fasce di target, così come altri brand si sono mossi in questa direzione. Hanno fatto lo stesso tipo di approccio che ha fatto il fast fashion, perché anche il fast fashion, mancando, parlo del comparto moda oggi, il settore mediano, cioè quello che raggruppa i produttori che fanno un prodotto di qualità ma che non investono in marketing per avere un'immagine di brand, quindi mancando oggi questa parte che è quella che noi andremo a colmare con Saudi Fashion, che è la fiera sorella di Saudi Sport, il fast fashion ovviamente ha coperto quello che è il gap di mercato fino adesso per quanto riguarda il comparto fashion. Per quanto riguarda il discorso dello sport, sicuramente, come diceva Giovanni, c'è un ampio margine da esplorare. È un paese dove ci sono comunque tutta una serie di realtà che prevedono anche investitori all'interno di queste società che sono interessate a dialogare con i brand internazionali per poter studiare la formula per poterli introdurre nel paese e per poter moltiplicare in termini di esposizione e porte all'interno del regno. Riepilogando, Saudi Sport ovviamente avrà come obiettivo quello di raggruppare i brand internazionali legati all'abbigliamento, all'accessorio e alle attrezzature sportive, sia per uomo che per donna che per bambino. Ovviamente le categorie sportive sono plurime, direi, come diceva Giovanni, includiamo tranquillamente anche il discorso dello sport invernale per tutto quello che sono il grande interesse da parte dei sauditi nel praticare le discipline sportive invernali sia in patria che in quelle che sono le destinazioni diciamo preposte, che sono poi quelle che saranno protagoniste dei Giochi Olimpici Asiatici del 2029, sia fuori, diciamo, dal loro paese, perché ovviamente se loro vanno a fare la vacanza a Verbier piuttosto che nelle altre destinazioni importanti europee, ovviamente non è che arrivano in aeroporto a Milano con le ciabatte, cioè se le comprano comunque a casa loro tutte le cose che servono. E quindi è assolutamente importante e urgente ragionare su tutta quella che è il palinsesto, che può andare dai racket sport, che sono già molto diffusi, l'outdoor anche, tutto un discorso del fitness che ovviamente è già protagonista in modo importante, ma arrivando anche a quello che è l'abbigliamento, l'accessorio, l'attrezzo delle discipline sportive invernali. Per entrare nel pratico, noi stiamo proponendo appunto diverse soluzioni espositive
per cui abbiamo sostanzialmente la possibilità di dare a ogni azienda una unit con un taglio minimo o medio di 12 metri quadri. Abbiamo la soluzione, diciamo, standard, e poi quella più sofisticata da un punto di vista strutturale, che è quella premium. Qui vedete raffigurati il discorso dell'abbigliamento e dell'accessorio fashion, ma tendenzialmente le dotazioni, che sono quelle che poi sono indicate qui, sono le stesse sia per l'ambito fashion che per l'ambito sportivo. Per darvi un'idea di prezzi, noi al momento siamo nella fase in piena fase di campagna vendita, abbiamo una tariffa early bird che scade l'11 di aprile e proponiamo per la soluzione standard un prezzo netto al metro quadro pari a 535 euro, comprensivo di spazio e tutte le dotazioni di allestimento, e idem per la versione, diciamo, Pro, che è la versione premium, che viene ad un prezzo netto di 643 euro al metro quadro. Quelli che poi saranno i prezzi regolari a partire dal 12 di aprile in avanti sono maggiorati del 10%. Questo giusto per darvi un riferimento. Io poi agevolerò via mail a tutti i partecipanti sia una copia di questa presentazione che abbiamo condiviso con Giovanni Benedetto finora, e poi manderemo appunto la registrazione del webinar e anche il modulo di adesione con appunto tutti i riferimenti che le aziende avranno appunto a disposizione per poter valutare la loro partecipazione e non perdere, diciamo, l'occasione di poter mettere la bandierina in un mercato dove, come dicevo, first come, first served. Io qui sul discorso fieristico, ecco, giusto per darvi un'idea di come noi andiamo a far convivere questi tre mondi, parliamo di una prima edizione, noi le fiere ne facciamo da un po' di anni, quindi con una media ponderata tra l'entusiasmo e quello che è il senso della realtà, abbiamo previsto per una prima edizione di occupare 2 padiglioni con appunto questa logica di creare delle aree dedicate, una al fashion, una allo sport e una al design. C'è un'area bridge, diciamo, di collegamento tra il design e la moda, che è legata ai tessuti, sia nell'accezione tessile abbigliamento che nell'accezione tessile casa, proprio perché in questo caso la compagine dei produttori moda sauditi è molto importante, quindi per loro può essere interessante anche approcciare il mondo del tessuto. Questo era per dare una panoramica generale di come appunto si va a contestualizzare la fiera del Saudi Sport all'interno dell'evento Saudi Lifestyle Week. Il comprensorio fieristico è il comprensorio di centro città, che si chiama Richeck, è grazie a Dio recentemente collegato dalla metropolitana, che è stata inaugurata 2 mesi fa, e quindi questo è molto importante, perché non so se voi avete familiarità con Riyadh, dove c'è un traffico abbastanza intenso, per cui l'avvento della metropolitana ha cambiato sicuramente le dinamiche, le tempistiche con cui ci si può incontrare nella città. C'è la fermata della metropolitana proprio di fronte al comprensorio e la linea poi collega con quelle che sono le principali arterie del centro, con gli hotel, i ristoranti e la zona degli uffici. Quindi questo a livello di comunicazione, come vi dicevo, come ci siamo mossi? Allora, noi abbiamo stabilito tutta una serie di partnership istituzionali con quelle che sono le federazioni nazionali europee, che appunto faranno da moltiplicatore, come sta facendo Assosport sul territorio italiano, anche sugli altri paesi. Giusto ieri avevamo l'appuntamento con la Federazione Sportiva dell'Abbigliamento Sportivo Spagnolo, e anche loro appunto andranno a creare, siamo già d'accordo che andremo a creare una collettiva con loro di brand appunto spagnoli. Questa cosa ovviamente la stiamo estendendo e favorendo anche agli altri paesi, per cui l'arena competitiva, o meglio il ventaglio dell'offerta che noi vogliamo proporre a questo mercato, deve essere sicuramente internazionale, con una scelta di brand con vari target price e varie tipologie di performance.
Questo per quanto riguarda appunto gli accordi che stiamo facendo con la compagine internazionale che porteremo localmente. Localmente, come ho citato all'inizio del mio intervento, abbiamo l'egida del Ministero della Cultura saudita, che è appunto quello che governa, diciamo, quelli che sono i temi espositivi protagonisti della nostra manifestazione, nonché il Ministero stesso che segue l'avvento di tutte le nuove manifestazioni sul paese. Per quanto riguarda appunto il mix di ufficio stampa, pubblicità digitale, abbiamo coinvolto Nisharabia, che appunto è l'agenzia di comunicazione di riferimento per il paese saudita, e con il nostro partner in joint venture Riyadh Exhibition Company faremo tutta l'acquisizione diretta su tutti quelli che sono i visitatori e prospect per i 3 settori della manifestazione. Questo giusto tornando al discorso di chi ci portiamo in dote come compagine istituzionale e media partner per poterci presentare sul mercato saudita. Questi appunto sono le istituzioni già nostre partner. Mancano all'appello Assosport e la Federazione Spagnola, che appunto abbiamo integrato recentissimamente in questa importante compagine internazionale. Media partner, ringraziamo Benedetto per la fiducia riposta da parte del gruppo editoriale Magnet e di tutte le testate verticalizzate che fanno parte del gruppo editoriale. Bene, Enrico, io ringrazio. Solo l'ultima cosa che mi sono dimenticato. Sì, Dettagli fondamentale: la manifestazione si svolgerà a Riyadh dal 6 all'8 ottobre, motivo per cui l'acquisizione è, come dire, abbastanza calda su quelle che sono le aziende interessate, per cui queste sono le tempistiche su cui ci muovevamo. Io lascerei la parola a Benedetto, così poi se ci sono delle domande le favoriamo e vediamo come rispondere nel migliore dei modi. Grazie Enrico, direi che siamo più che altro stati bravissimi, perché in 1 ora e un quarto abbiamo dato un sacco di informazioni, sia, come avete visto, tanti numeri interessanti e uno spaccato veramente approfondito del mercato, e anche, devo dire, sulla fiera mi sembra sia tutto ottimamente presentato e molto chiaro. Ovviamente ci sarà poi un follow up, ci sarà la possibilità di approfondire alcuni aspetti da tutti i punti di vista, però ecco, abbiamo magari ancora una decina di minuti, perché volevamo stare entro l'ora e mezza e siamo ampiamente dentro, quindi se ci sono delle domande, delle curiosità, dei dubbi di qualsiasi tipo, è l'occasione per esprimerli e per fare delle domande, e chiederei quindi di alzare la mano se ci sono appunto degli interventi o delle domande da fare, altrimenti poi ecco, li faremo anche, ci saranno sicuramente dei follow up successivi. Quindi ecco, non siate timidi, e nel caso se ci sono delle domande è il momento buono per farle, anche dal punto di vista, come dicevamo, procedurale, tasse, insomma, da questo punto di vista Onegher e Giovanni e l'ufficio in particolare di Riyadh può darci tutti i chiarimenti del caso, ecco, anche quelli più tecnici e più particolari. Assolutamente. Corretto Giovanni, giusto. Ecco, perché magari ci sono delle dinamiche ovviamente su un mercato così che è bene sapere anche da quel punto di vista, insomma. Se intanto che qualcuno ci pensa e vuole intervenire, ecco, quello che mi avevi detto prima Enrico, io ho invitato appunto, più che altro sono aziende chiaramente qua presenti, tra l'altro con dei marchi molto molto importanti, aziende importanti, e poi qualche special guest, tra cui c'è forse ancora collegato Carlo Ferrara, vediamo se c'è. Non so se si può aprire l'audio. Lui è un super esperto degli sport di racchetta, in particolare del padel, e tra l'altro anche del padel l'Arabia Saudita, come da suoi studi e suoi numeri sempre molto precisi, è il primo mercato dell'Asia, con oltre 1000 campi. Quindi ecco, anche in questo segmento, questo settore, come sappiamo, è una disciplina emergente in tanti mercati, l'Arabia Saudita è capofila all'interno del mercato asiatico. E magari appunto lì abbiamo parlato di sport anche
abbastanza trasversali, ma anche venendo nello specifico a appunto il ciclismo, l'outdoor, ci sono sicuramente insomma, delle belle prospettive, delle iniziative dedicate, e vedo in particolare tutto il discorso distributivo che è veramente molto, molto trasversale, come dicevamo. Ecco. Quindi non so se nel frattempo qualcuno... Io invito Carlo Ferrari, se è presente, di alzare la mano, perché così noi gli possiamo accedere l'audio. Grazie. Perfetto. Perché non so se adesso è rimasto presente fino all'ultimo, e se no, ecco, probabilmente si è dovuto staccare, però ecco, ci ha mandato, e poi anche questo possiamo condividerli, forse non è, si è dovuto staccare prima. Forse è il caso se li condividi tu, Benedetto, perché non lo vedo più collegato. Sì, esatto, dei dati molto interessanti anche da questo punto di vista. Così come Piero, non so se ci sei. Benedetto, nel mentre abbiamo un'alzata di mano. Benissimo. Esatto, Alberto Gandini. Prego. La sportiva. Aspetta che non lo sentiamo però. Aspetta, ok, riusciamo a accendergli l'audio? Sentite? Perché io non sento più l'audio, però aspetta, è dalla regia. No. Non possono scrivere la domanda e diamo la risposta sulla chat. Se vuoi, Benedetto, intervengo io, mi sentite? Sì? Prego. Vai Piero, vai. Piero Nigrelli di ANCMA, in rappresentanza dell'industria della bici italiana. Molto interessante la presentazione, grazie dell'invito, Benedetto, buongiorno a tutti. Ho capito che invierete le slide, quindi tutto il materiale che così sarà per me motivo poi di riflessione, di approfondimento e sicuramente sicuramente confronto con le aziende associate in una prossima riunione. Sì, tra l'altro, grazie Piero della tua presenza e disponibilità. Sottolineo che tante aziende del mondo bici, a cui chiaramente abbiamo anche inoltrato, c'è interesse, ma tante erano anche a Taipei, ecco, parlando di fiere, perché in questo momento ci confermi. Sì, in questo momento c'è la fiera di Taipei, sì. Esatto, però hanno espresso interesse, tra l'altro qualcuna è collegata in realtà, quindi la ringraziamo. Sì. E c'è anche su tutto il discorso ciclabili o comunque ciclabilità, mi confermate Enrico e Giovanni, un focus particolare e interessante da questo punto di vista. Giusto Giovanni? Anche Sì, assolutamente sì, abbiamo appunto condiviso, come ti dicevo, con Matteo Cassina di Ruler settimana scorsa, sicuramente un interesse. Allora, in questo momento siamo ancora nella fase primordiale, nel senso che c'è interesse da parte di quelli che sono gli stakeholder sauditi nell'andare a investire in un comparto che sicuramente all'interno della compagine sportiva in questo momento è dominante, per cui da un punto di investimento è sicuramente ben pagato, e questi sono i motivi per cui sono in corso ovviamente tutte le trattative del PIF a tal riguardo. Come abbiamo visto per lo sviluppo di altri segmenti merceologici, una volta che vengono fatti, diciamo, queste prime operazioni, a seguire c'è tutto un discorso di sensibilizzazione sul tema in patria, e da lì l'abbrivio poi a sviluppare tutto quello che può essere il mercato per quello che è il segmento specifico. Per cui siamo in una fase di questo tipo. Adesso voi che siete più specifici nel segmento potrete eventualmente correggermi o aggiungere altro a tal riguardo, però siamo in questa fase. Ovviamente stiamo parlando di un mercato con grandi opportunità, dove è tutto ovviamente un movimento in progress, ma molto veloce, per cui assolutamente non è prematuro andare a proporre anche, diciamo, il prodotto in questa fase, perché si sta vivendo una grande, diciamo, una grande esaltazione da parte di quella che è l'opinione pubblica saudita sul tema nello specifico.
Bene, intanto Alberto, guarda, dovresti accedere con l'audio, ma intanto grazie della tua domanda che è arrivata via chat e la leggo, intanto se riesci Mi poi sentite? Ecco, ti sentiamo, vai, falla tu che è più Sentite? carino. Buongiorno a tutti, intanto grazie, molto interessante anche da parte mia. Io seguo tutta la zona Medio Oriente e Africa e volevo sapere se dal punto di vista appunto delle tasse di importazione ci sono delle differenze, si potete dare anche esatte percentuali, se sul Made in Italy, Made in Europe e Made in Asia. Poi quello che ho visto io, ho anche visto un recente viaggio a Dubai e Qatar, è che molti brand sono presenti all'interno appunto dei centri commerciali con dei monomarca, quindi con la presenza diretta dell'azienda. Quindi a livello distributivo l'Arabia Saudita si è già strutturata anche da un punto di vista di distributori, di multibrand, oppure sono più le aziende dirette che investono sul territorio? Grazie. Che era il tema di cui abbiamo parlato prima, è importante. Grazie Alberto della tua domanda. Giovanni penso Sì, io possa... lascerei rispondere Grazie Alberto, Giovanni. Sì, allora intervengo per rispondere, grazie delle domande, perché sono due. Direi che per quanto riguarda il secondo aspetto è il secondo, è la seconda, quella che è più giusta, nel senso che comunque al momento gli interventi sono maggiormente diretti da parte delle aziende. Sicuramente il discorso multibrand e distributivo è una cosa che è in avvicinamento e sarà la strada successiva che dovrà essere percorsa da qui ai prossimi anni. Ecco, direi che quindi da questo punto di vista ci atteniamo al momento a quella che è il modus operandi degli Emirati Arabi e di Dubai a cui tu facevi riferimento. Sul versante delle importazioni, quindi custom duties, tasse doganali, direi che la situazione ultimamente si è notevolmente allineata rispetto ad anni precedenti in cui c'erano effettivamente difficoltà. Al momento è abbastanza fluida, nel senso che comunque ci sono delle tasse di importazione, delle custom duties che vanno indicativamente da un 5% a un 10-12% sulla base della composizione dei tessuti, della composizione merceologica. E diciamo che in alcuni casi potrebbe essere necessaria la procedura Sasso, che è detto in maniera piuttosto semplice e riassuntiva, un test di prodotto che potrebbe essere richiesto, ma che in realtà viene sostanzialmente quasi sempre bypassato, seguendo degli accorgimenti che sono abbastanza logici su quantità e qualità, insomma su importo di valore di fattura, insomma c'è tutta una serie di procedure che consentono di escluderlo. Quindi sì, devo dire che procedure abbastanza, cioè del tutto fattibili, ecco, nulla di particolarmente sovrumano o impegnativo. Volevo sapere se c'è una differenza Scusate, particolare tra aggiungo Made che in per quanto Europe o riguarda Made in la Asia. certificazione Sto SASO, parlando. agevoleremo assieme ai materiali che vi manderemo anche informazioni relative a dove verificare le informazioni per fare le simulazioni a voi necessarie per calcolare questa incidenza della SASO sul vostro listino. Grazie della precisazione. Forse Alberto stava intervenendo anche per un ulteriore... Grazie. Sì, quindi da quanto ho capito dipende molto dal prodotto, ma non vi sono differenze dal made in, i tassi di Sì, importazione. esatto, Okay. esatto, esattamente Alberto, esattamente. Ok, grazie. Bene, Grazie a te. Grazie. Allora direi che lasciamo veramente spazio eventualmente all'ultima domanda intervento, visto che siamo precisissimi 12:30, qualora ci fosse, e quindi attendiamo magari se qualcuno vuole alzare la mano. Se invece non c'è, io intanto colgo l'occasione intanto per ringraziare tutti voi dell'attenzione, siete rimasti collegati fino alla fine, questo è sempre un buon segno e sappiamo che un'ora e mezza
del vostro tempo è sempre preziosa, e quindi grazie mille, grazie a Don Egger, e lascerei comunque Enrico a te la chiusura di questo, insomma, di questo webinar che mi è sembrato davvero molto interessante, e come si è detto faremo poi un follow up di tutto. Quindi Enrico, a te i saluti finali, e a te, al tuo team, Armando e tutti, insomma, che ringrazio ancora. Io ringrazio tutti i partecipanti del webinar, siamo molto felici che le informazioni che abbiamo reperito ed elaborato siano per voi di vostro interesse per capire l'opportunità del mercato, e ovviamente noi diamo attraverso la nostra fiera l'opportunità di creare un primo approccio per poter verificare poi concretamente quello che è, diciamo, l'attinenza del proprio prodotto, del proprio brand con questo mercato così fluido e così dinamico, per cui assolutamente vi invieremo tutta la documentazione a voi necessaria e daremo seguito appunto a questo invio con delle chiamate one-to-one per definire il vostro eventuale coinvolgimento all'interno della fiera. Io vi ringrazio a nome di tutto il nostro team, a nome anche di Giovanni che ci saluta da Riyadh. Grazie. E ci sentiamo presto e ci vedremo in Arabia Saudita, inshallah. Grazie a tutti, grazie. Grazie, una buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Arrivederci.